Comandante Schettino, lei non so se conosceva prima del processo il Codacons. Lei sa che il Codacons è stato accusato da un sacco di parti di essere una specie di suo difensore e invece di difendere i naufraghi, di difendere colui che era al comando della nave che ha naufragato. Noi abbiamo una nostra idea su questo e non ci toccano queste accuse perché sappiamo che la nostra intenzione è quella di scoprire la verità, anche se scomoda, anche se non tutti la vogliono. Ecco, però lei che pensa? Non è meravigliato che un'associazione di cittadini che difende i naufraghi stia facendo il processo per accertare la vera verità? Allora, per rispondere alla prima parte diciamo, della sua osservazione inerente questa direi idea che hanno che il Codacons sia a mia difesa, a suo tempo già ho fatto un comunicato stampa nel quale dissi pubblicamente che qualora esiste interesse nell'accertamento della verità, che a prescindere da qualsiasi sia la parte civile o difesa o la pubblica accusa, il processo si fa proprio per stabilire con trasparenza, con etica, l'accertamento dei fatti. E chiunque è interessato effettivamente ad accertare come sono andati i fatti, credo che ci sia poi una convergenza di idee e di punti. Quindi prima purtroppo di questo tragico incidente io non avevo il piacere di conoscere l'associazione Codacons, anche perché 9-10 mesi della mia all'anno io ero sempre quasi all'estero, quindi non avevo il piacere né di conoscere le varie trasmissioni italiane e né del modus operandi in cui delle varie associazioni. Sì. Oh, ma senta una cosa, ma lei pensa, come un po' pensiamo anche noi, che la magistratura voglia un unico colpevole, cioè non voglia veramente cercare tutti i colpevoli di questo tragico incidente dove sono morte delle persone innocenti? Io credo che la magistratura, e confido che la magistratura faccia, come d'altronde vedo che sta facendo di tutto per accertare la verità. Inizialmente credo che questa storia sia stata mal raccontata, ovvero sia l'azienda, l'associazione, la società, in questo caso Costa Crociere, doveva a mio avviso aiutare i giornalisti a raccontare questa storia nel migliore dei modi possibili, ma non nel nostro o nel suo interesse, perché qualora si diceva il comandante è scappato, ha abbandonato la nave e quant'altro, quando da fonti interne e attendibili della società si sa che le cose sono andate in modo diverso, io credo che era specifico, cioè dovere di aiutare il cronista a raccontare la storia, cioè aiutargli a raccontarla. Diversamente si è lasciato spazio alla fantasia, alla creatività di ognuno e nel perseguire e degli obiettivi commerciali, nel dare delle notizie che potevano essere sensazionalistiche, quindi anche per promuovere le vendite, per mettersi in mostra e quant'altro. Ma di base ci sta che comunque l'opinione pubblica è condizionata dal servizio dei media. Quindi io non dimentichiamo che ho fatto, a parte i 6 mesi di arresti domiciliari, 6 mesi di obbligo, altri 6 mesi di obbligo di dimora, perché credo comunque che anche la magistratura era in imbarazzo, visto tutto il clamore mediatico dell'opinione pubblica a dire forse non è il caso che il comandante sia una persona libera innocua alla società. Io sono stato e sono e rimarrò, credo, un professionista. Poi gli accertamenti, il processo che ho scelto il rito ordinario proprio per far luce sulla verità e per dare l'opportunità a coloro che, come l'associazione posso dare atto, Codacons, ha la trasparenza e non ha interessi al fine che possa essere stato il marinaio o il comandante a commettere. Allora non credo che a voi faccia differenza in termini di fare tutti questi sforzi per cercare di capire il perché dell'incidente. Comunque sia il comandante che il marinaio è un dipendente della Costa Crociere, quindi voi siete super partes, credo in questo.
Sì, no, noi abbiamo la sensazione che si vogliano nascondere delle responsabilità. Anche questo ci muove. Eh, Noi abbiamo visto quello che lei ha fatto e vabbè, poi ne parlerà al processo e ne risponderà davanti ai giudici. Ma ecco, quando in una vicenda ci sono più di una responsabilità, plurime responsabilità, anche pesanti, come poi vedremo, secondo noi, di altri soggetti, noi non riteniamo giusto che il processo si fermi ad una sola persona. Questo è quello che ci muove. Lei ritiene che ci siano altre responsabilità in quello che è avvenuto? Sicuramente in un incidente che coinvolge un'organizzazione, la responsabilità è dell'organizzazione e mi spiego. Nell'immaginario collettivo il comandante è raffigurato l'autista, il conducente di un camion che esce fuori pista, fuori strada, e il responsabile è il conducente. Bene, in questo bisognerebbe fare un esame e fare delle riflessioni. Ci sono delle normative marittime nei quali gli ufficiali che hanno il comando di guardia sono abilitati alla condotta della navigazione, perché è comprensibile che il comandante non può stare sempre sul ponte di comando se non in circostanze particolari o qualora le richiedono, tipo densità di traffico elevata, nebbia o passaggi stretti. Ecco. In questo caso il passaggio sotto Costa Giglio, che è stato pianificato a mezzo miglia da terra, chiunque ufficiale titolato al comando della guardia è in grado e ha le certificazioni per farle. Anche quando per esempio si parte da Savona per andare a Marsiglia, si passa a 03-04 dalla costa francese, oppure la navigazione ai fiordi in Nord Europa, l'ufficiale in comando di guardia svolge lui la navigazione. Quindi associare il comandante della nave, logicamente la responsabilità ultima è del comandante, ma noi dobbiamo capire esattamente nella catena di comando come si raggiungono delle posizioni, quali sono stati i limiti del perché le cause origine hanno condotto ad avere come prodotto finale l'incidente. L'incidente non è iniziato nel momento in cui è successo, l'incidente ha una causa origine a monte e che va ricercata. E quello che a me colpisce è che tutte le persone dell'industria navale e crocieristica hanno già identificato le ragioni. Quindi quello che noi stiamo facendo adesso, diciamo, siamo in ritardo rispetto a quello che adesso è la consapevolezza dell'industria. È in materia di conduzione della navigazione, in quanto è chiaro che l'industria ha avuto un boom crocieristico e quindi una richiesta di personale e la carriera è stata molto veloce. Questo non significa io stia, come si è sempre detto, biasimando gli altri. No, io ho fatto un'analisi dei percorsi formativi e di carriera rispetto a 20 anni fa, nei quali per arrivare a primo ufficiale io ci ho messo onestamente, sono arrivato a 38 anni con la flotta di Stato e adesso a 26-27 anni già si biasima la società se non si arriva subito al grado di primo ufficiale. Quindi, e poi da tenere presente le caratteristiche e gli standard costruttivi delle navi, cioè Questo ne parleremo dopo. da crociera.